Ciao a tutti! Quanto incide la stanchezza sulla pratica vocale e musicale, direi? È dannosa? Può esserci utile in qualche modo, oppure dobbiamo temerla e dedicarci a un sano, profondo recupero, periodo di stop, necessariamente prima di una performance? Innanzitutto vediamo che cos'è la stanchezza. La stanchezza viene definita come uno stato soggettivo con una perdita di forza a seguito di uno sforzo oppure in condizioni patologiche. Ora, da una parte ci sono delle situazioni totalmente benigne. Faccio un'escursione, faccio tardi, sono spesso sotto fatica, sono spesso sotto carico, di conseguenza dopo mi sento stanco, un calo di forze e direi anche della coordinazione, quindi anche del pensiero razionale talvolta. Quindi quando raggiungo un livello di affaticamento molto alto, anche l'umore tende a essere perturbato. Quindi le emozioni sono un pochino perturbate, sono poco controllabili e in certe situazioni però possiamo trovarci in condizioni di rischio. Quindi la stanchezza in certe condizioni può portarci a dei danni e questo lo dobbiamo temere. Lo dobbiamo temere quando? Beh, se sono in cima a una montagna è un pochino rischioso, se sono in una situazione invece più controllabile posso addirittura sfruttarla a mio vantaggio. Ci sono delle esperienze piuttosto interessanti, soprattutto nell'ambito della recitazione, delle tecniche teatrali, applicate al training fisico, quindi soprattutto nella costruzione di un personaggio in cui la stanchezza viene, quindi dell'attore, viene ricercata con esercizi piuttosto intensi, con esperienze psicofisiche piuttosto al limite e anche in certe condizioni di rischio importanti, proprio per cercare di portare il lato più profondo del personaggio nella gestione dell'attore. Quindi la fatica in questo senso diventa utile nella costruzione di un personaggio, nella costruzione della conoscenza di quelle che sono le caratteristiche di quello che viene impersonato dall'attore. Un'altra caratteristica tipica della stanchezza è proprio l'abbassamento del controllo emozionale. Quindi da stanchi tendenzialmente siamo più disinibiti e questo in certe condizioni di vita artistica può essere sì un rischio, ma anche una condizione favorevole, perché uno dei problemi più grandi del performers è proprio l'ipercontrollo. Quante volte il problema di chi canta è quello di essere inibito dal suo ipercontrollo? Agire in questo caso in modo istintivo per chi canta diventa un fattore positivo, quindi la stanchezza entro certi limiti ci permette di essere un po' più naturali, un pochino più disinibiti. Il rischio dove sta però? Sta nella possibilità di passare da una condizione di fisiologia, quindi di normalità, cioè è normale se canto per 3 ore di seguito o parlo per 6 ore di seguito avere un affaticamento. Non diventa normale insistere su condizioni di affaticamento oltre, perché si passa da una condizione di fisiologia a una condizione di danno anatomico, quindi c'è un rischio di creare del danno alle strutture anatomiche che producono la voce o per gli strumentisti alle strutture anatomiche che devono gestire lo strumenti. Quindi riuscire a prevenire il danno anatomico è sicuramente anche in condizioni di affaticamento molto più utile perché accorcia il tempo per il recupero. Come si cura la fatica? Con il riposo? Con il sonno? Tendenzialmente sì, il riposo è importante, soprattutto il sonno, perché quando dormiamo il nostro corpo mette in atto tutta una serie di processi riparativi che chimicamente portano beneficio a tutte le strutture che sono state sottoposte a stress. Quindi riportano il sistema, le condizioni, cioè il sonno riporta tutto il sistema nervoso a una condizione di controllo ottimale e quindi è importante affiancare una buona dose di sonno, soprattutto se andate incontro a un periodo di sovraccarico. Quindi ritagliatevi sempre una fetta di sonno piuttosto importante. Qualche tempo fa avevo fatto dei video che indicavano qual era il tempo sonno ottimale, soprattutto per il recupero. Ve lo lascio nel link in descrizione. Se siete in un contesto di carico con performance piuttosto ripetute, più volte alla settimana, oppure molto lunghe nella singola performance, dovete curare il tempo
o al di fuori della performance. Non usate il vostro apparato vocale se non è necessario, cioè nutritevi, idratatevi, state in silenzio se potete quando non dovete necessariamente parlare o cantare, in base al clima, all'impegno fisico, cercate di idratarvi correttamente, date il nutrimento che vi richiede il vostro corpo in quella situazione, soprattutto se è una performance lunga. È inutile poi arrivare già stanchi a un concerto avendo fatto un riscaldamento eccessivamente lungo, quindi non dovete riscaldarvi tanto se il vostro concerto sarà molto lungo. Quindi cercate di mantenervi inoltre caldi se avete fatto un riscaldamento molto all'inizio della performance e la vostra performance è ore o mezz'ore dopo il riscaldamento, quindi tenetevi al caldo, non state nei camerini al fresco, cercate di mantenervi in un clima non secco, cercate di creare la condizione ottimale, sebbene talvolta sia molto difficile, prima di arrivare alla performance vera e propria, anche se il riscaldamento lo avete fatto molto tempo prima, troppo a volte. Non trascurate i microsonni. Che cos'è il microsonno? Il microsonno viene dal mondo velistico, dove un velista in solitaria non può permettersi di dormire a lungo. E quindi cosa fa? Nutre il suo riposo con dei microsonni di circa 10 minuti, un quarto d'ora. E questo si è visto con degli studi che, anche se non è ottimale per quanto riguarda il carico di riposo nelle 24 ore, comunque ci permette già di instaurare dei fenomeni di riparazione e un drenaggio delle tossine corporee sufficiente a mantenere una condizione di salute. Quindi 15 minuti più volte al giorno sono programmabili, li potete programmare. Prendete il vostro telefonino, lo staccate, mettetevi una sveglia, un ambiente silenzioso, se non lo è usate i tappi per le orecchie e isolatevi per questi microsonni che possono essere allenati. In queste condizioni in 15 minuti circa riusciamo a raggiungere una buona capacità del corpo di restaurare le sue strutture anatomiche. Altra possibilità è la pratica delle tecniche di rilassamento e di meditazione che ci inducono a un funzionamento un pochino più neurovegetativo, di recupero, di rilassamento, può tenere lontano gli effetti dello stress eccessivo sul nostro corpo. È molto importante, queste vanno allenate ma sono molto efficaci. Esiste poi un modo molto efficace, non per tutti, che mira molto alla depurazione di tossine corporee ed è la sauna. Quindi nella sauna che cosa succede? Si ottiene una sferzata al metabolismo e quindi un aumento dello smaltimento delle tossine all'interno del nostro corpo che vengono emesse all'esterno dal sudore e questo ci aumenta la circolazione, il drenaggio delle tossine infiammatorie e quindi migliora il metabolismo. Meglio ancora se fate una doccia fredda. Ovviamente se non ci sono delle problematiche di tipo respiratorio o cardiaco, bisogna essere in salute per sottoporsi alla sauna. Se poi vuoi sottoporti alle tecniche manuali, esistono un sacco di tecniche e metodiche che possiamo gestire qui in studio che favoriscono il performance soprattutto in un periodo di intenso lavoro. Possono essere svolte in studio, possono essere svolte pre-palco, post-concerto, in base alla necessità dell'affaticamento, il livello di carico e l'ambito in cui il cantante o lo strumentista deve svolgere il suo lavoro intenso. Non avere comunque paura dell'affaticamento e della fatica perché il tuo corpo è fatto per fare una fatica fisica e ha solo bisogno del tempo giusto di recupero. Quindi con le tecniche manuali riusciamo un pochino ad accorciare questo tempo e andare incontro alle necessità di sovraccarico che purtroppo fanno parte del lavoro. Quindi impara a gestirla e a inserire in maniera intelligente le pause, che siano microsonni, che siano tempo anche di pratiche di tipo fisico, di sport, di riscaldamento aerobico del tuo corpo. L'aiuto manuale può esserti davvero molto molto utile. Il day off è importantissimo, quindi pianifica lo stop totale sia di attività artistica che anche di attività vocale, quindi devi stare zitto per un po'. Non tantissimo, però dare del tempo di riposo anche al tuo apparato vocale. E quindi fatti vedere in caso di problemi, ma la fatica fa parte della vita fisiologica. Quindi buon lavoro e a presto.